Colleen Hoover, autrice americana di All Your Perfect e Un ricordo ti parlerà di noi, torna dopo anni di assenza con It Ends With Us. Siamo noi a dire basta. A metà tra un classico romance e un thriller psicologico, è il primo di 2 libri. Unico, toccante, sconvolgente e commovente, seppur in modo semplice con un pizzico di comicità, affronta il delicato tema della violenza domestica con un chiaro invito a riflettere. Davvero amare vuol dire perdonare ad ogni costo? Riuscirà la protagonista a mettere la parola fine a una relazione tossica e dannosa? Siamo noi a dire basta di Colleen Hoover è un libro impegnativo. Dalla lettura moderna e scorrevole, è tuttavia sconvolgente come un complicato thriller psicologico ma con un finale inaspettato. A differenza dei classici romanzetti rosa, l'autrice ha avuto l'abilità e il coraggio di sovvertire lo stereotipo del bad boy. Ha messo da parte il classico cliché dell'uomo tossico ma del cuore d'oro, focalizzandosi sugli aspetti di una relazione malata, caratterizzata da una dipendenza emotiva, senza tralasciare alcun dettaglio. La penna della scrittrice dà tridimensionalità ai personaggi, tanto da rendere difficile stabilire chi è il mostro della situazione, chi ha ragione e chi invece torto. Le dinamiche quotidiane, le decisioni passate che si riversano nel presente e nel futuro, complicano le cose, rendendo la realtà più dura di quanto si possa pensare. Lily Bloom, la protagonista, vive a Boston dove si è trasferita da circa 3 anni per gli studi universitari, lasciando alle sue spalle la cittadina nel Maine dove ha vissuto con i suoi genitori. Il padre era il sindaco della cittadina, Pletora, un uomo di successo, reputato come un benefattore ma nell'intimità della sua casa è tutt'altro, un uomo violento che ha vessato da sempre sua moglie, picchiandola e violentandola. L'arco temporale del libro inizia proprio il giorno del funerale del padre di Lily Bloom, dove troviamo lei che rimugina sul suo mancato discorso in onore del padre, dato che non aveva assolutamente alcun ricordo positivo riguardo alla sua figura. Mentre si perde nei suoi pensieri, a cavalcioni sul parapetto di uno degli edifici più alti di Boston, entra in scena un uomo che le cambierà la vita, Ray Kincaid. L'uomo era salito sulla terrazza di quell'edificio perché aveva bisogno di sfogare la sua rabbia, e lo vediamo prendere a calci una sedia. Questo è il primo incontro tra Lily e Riley. Riley è un neurochirurgo, un uomo ambizioso che sembra rifuggire le relazioni stabili, molto affascinante e consapevole del proprio fascino. Tra i due scatta subito una scintilla e tra loro si instaura un modo di dialogare che si fonderà sulle verità dette crudamente, come quando Riley già le dice dopo pochi minuti che sarebbe andato a letto volentieri con lei, oppure quando Lily gli confessa cose che non aveva mai detto a nessuno. Il primo incontro finisce così, senza possibilità di incontrarsi nuovamente se non per semplice casualità. It Ends With Us, i diari di Lily. La morte di suo padre, vista come una liberazione per sé e per sua madre, fa rispolverare a Lily i suoi vecchi diari. Diari che scriveva sotto forma di lettere indirizzate alla famosa conduttrice televisiva Ellen DeGeneres, che era l'idolo di Lily nella sua adolescenza. Nel libro si utilizzano i diari come flashback del passato di Lily. Attraverso di loro si intravede come è stata l'adolescenza di Lily, un'adolescenza non spensierata, temendo sempre l'ennesima violenza da parte del padre nei confronti di sua madre, l'odio persistente verso di lui e la delusione verso sua madre che era totalmente succube. Una delle poche cose che Lily apprezzava della sua casa era il suo giardino, dove si poteva dedicare al suo orto ed occuparsi appunto della sua grande passione, il giardinaggio. Ma ecco che nella sua triste adolescenza appare Atlas, un 18enne che frequenta la sua stessa scuola e che è un senzatetto. Il suo rifugio è una casa vuota da anni che si trova di fronte alla casa di Lily. Lentamente Lily inizia ad avvicinarsi a poco a lui perché prova una profonda compassione nei confronti di questo ragazzo clochard, triste e smunto. Un avvicinamento lento che li porta a conoscersi sempre più a fondo e a fidarsi l'uno dell'altro. Li accomuna una storia di violenza familiare, una violenza che nel caso di Atlas ha avuto culmine nell'essere buttato fuori di casa da un patrigno violento, condannandolo all'indigenza. Lily è l'unica persona che si preoccupa per lui, se ne prende cura ed effettivamente poi si scoprirà che è stato grazie a lei se Atlas non ha scelto il suicidio come via di fuga.
I due si innamorano di un amore sano, fatto di tenerezza e cura dell'altro e di un senso di protezione reciproca che li stimola ad affrontare la vita con determinazione. Ma Atlas non può continuare a vivere come un indigente, a nascondersi nella casa di Lily, mentre i genitori non ci sono, per sempre. E per Atlas arriva l'occasione per ricominciare a vivere una vita normale quando un suo zio di Boston gli dice che può andare a vivere da lui, finire lì la scuola per poi una volta iscriversi nei Marines. Ma prima di trasferirsi promette a Lily che appena la sua vita sarà abbastanza serena, la andrà a cercare e potranno finalmente vivere liberamente il proprio amore. E Lily si ripromette che sicuramente anche lei sarebbe riuscita un giorno ad arrivare a Boston, per conoscere questa città dove tutto è possibile ed ogni cosa è migliore, come le diceva sempre Atlas. L'amore violento di Riley It Ends With Us. Lily percepisce che la sua vita ha preso finalmente la direzione giusta, ed ogni suo sogno sembra essersi realizzato: un negozio di successo, una madre finalmente in pace e al sicuro, il nodo di Atlas ormai sciolto ed una relazione meravigliosa con un uomo affascinante, ambizioso e che la ama alla follia. Ma la direzione giusta si rivela un abbaglio? Una sera a casa di Lily, dopo aver bevuto ed amoreggiato come loro solito, Riley fa cadere una pirofila dal forno dopo essersi ustionato leggermente la mano e Lily scoppia a ridere. In quel momento esplode la rabbia di Riley, un elemento che già si era visto in lui durante il primo incontro, e spinge con odio Lily facendole sbattere la testa e provocandole una ferita visibile alla tempia. Questa è la prima violenza e Lily ne rimane costernata. Era tutto ciò che ha sempre rifiutato categoricamente, e si ritrova nei panni di sua madre. Ma inizia l'opera di convincimento da parte di Riley, che si mostra profondamente dispiaciuto, tanto che per accorrere a curarla si taglia lievemente la mano con i resti della pirofila. Lily comincia ad autoconvincersi che potrebbe essere un singolo episodio e che Riley non può essere come suo padre. La casualità riporta Lily e Riley al ristorante dove lavora Atlas, che vedendo la mano fasciata di Riley e la ferita di Lily capisce subito che qualcosa non va, e cerca di convincere Lily a lasciare Riley, trovando l'occasione di parlare con lei mentre andava alla toilette. Riley però si accorge dell'incontro ed i due contendenti cominciano a litigare fra di loro. Atlas va a trovare Lily al suo negozio e si scusa dell'accaduto, ma la mette in guardia e le nasconde un bigliettino con il suo numero nel cellulare, dicendole di chiamarlo nel caso avesse bisogno di lui. Matrimonio e declino. Lily riesce a perdonare la violenza di Riley grazie anche alla rivelazione e richiesta di aiuto che le fa Riley, quando aveva 6 anni. Mentre giocava con suo fratello maggiore, ha puntato un fucile contro di lui ed era carico, ed il fratello morì a seguito dell'incidente. Da quel giorno non riesce a volte a contenere la rabbia, perciò le chiede di aiutarlo. Lily allora si convince che effettivamente non lo può paragonare i suoi atti violenti a quelli del padre, perché il padre non aveva alcuna motivazione dietro la sua violenza. Perciò la relazione sembra procedere di nuovo, anche se costellata da violenze più o meno gravi, così che decidono di sposarsi in fretta a Las Vegas. Ma la pace dura pochi mesi. Riley ricade in atteggiamenti morbosi, sospettosità ed ossessioni verso un ipotetico sentimento e relazione clandestina tra lei ed Atlas, dopo aver trovato il fogliettino con il suo numero dietro al cellulare di Lily, che sfocia in una violenza inaudita nei suoi confronti e che culmina in un quasi stupro. Appena si riprende, Lily cerca aiuto proprio da Atlas, che la ospita a casa sua. Lì rimarrà qualche giorno dopo aver scoperto di essere incinta di Riley. La confusione è moltissima ormai. Lily non può essere felice per la nuova vita che porta con sé e la sua vita si sta sgretolando. Nel frattempo Atlas le dice che sarà sempre disponibile per lei, ogni volta che ne avrà bisogno. Il finale di It Ends With Us. Lily è incinta ma non lo dice a nessuno. Nel frattempo Riley decide di passare dei mesi fuori per una specializzazione e soprattutto per far calmare le acque. Passano i mesi e Lily matura l'idea dell'impossibilità di continuare la relazione, ma aspetta anche un bambino, ed a volte sarebbe tentata di perdonare Riley perché ha comunque sempre un grande debole per lui. Riley torna, viene a sapere che Lily è incinta ed è emozionatissimo e sembra già innamorato della figlia che verrà. Anche se Riley si mostra equilibrato nuovamente, e rispettoso di Lily, appena la bambina nasce.
che verrà chiamata con lo stesso nome del fratello maggiore di Ryle, Lily capisce effettivamente quale decisione deve prendere e sceglie il divorzio. 11 mesi dopo Lily si ritrova casualmente con Atlas e finalmente possono essere liberamente insieme, come stavano aspettando da anni, per continuare il loro amore sereno, fatto di tenerezza e protezione. Sopra ogni cosa, un amore sano. La trama, nel complesso, è struggente e sconvolgente nonostante sia narrata da Hoover con un'abilità e una maestria tipiche della scrittrice americana. Mentre le prime pagine si aprono come il più classico dei romance, la metà del libro presenta qualche lato comico. Fa ridere l'episodio in cui Ryle si inginocchia di fronte a Lily implorandola di venire a letto e del tutto esausto si addormenta un attimo prima di riuscire a concludere. Ma questi momenti sono brevi, il sorriso del lettore svanisce lasciando spazio ad altre emozioni, paura, rabbia, impotenza e perfino commozione, quando la trama si tinge di un nero cupo. Regina delle storie d'amore sofferte, Colleen Hoover regala tuttavia un barlume di speranza sul finire della narrazione, rivelando una Lily più forte, consapevole, straordinariamente coraggiosa e capace di dire basta ad un amore tossico e malato. Il libro si conclude alla grande e con una frase ad effetto: finisce qui. Con me e te. Finisce con noi. Durante il tour promozionale per il film, Lively ha ricevuto critiche da parte degli utenti dei social media che l'hanno accusata di aver mostrato un atteggiamento spensierato e umoristico e per non aver affrontato esplicitamente i temi della violenza e abusi domestici subiti dal suo personaggio. Gli utenti sono stati anche critici nei confronti di Lively per aver pubblicizzato la sua nuova linea di prodotti per i capelli durante la promozione del film. Eccoci qua. Abbiamo visto una breve anteprima. Potete vedere tutti i video nel canale YouTube della doppiatrice e creatrice Giulia Segreti. Lei è una doppiatrice e attrice. La sua voce fa provare forti emozioni. Lei è italiana. Nei suoi video puoi anche attivare tutti i sottotitoli. Abbiamo parlato anche con Giulia. Lei usa la propria voce in modo innovativo e particolare, ed è popolare sul web. È vero, non hai avuto un buon esempio, ma hai imparato a mie spese che dagli errori si impara e si diventa persone migliori. Lei apre 10 anni fa il suo canale YouTube e inizia a caricare audioletture di libri moderni e la collaborazione con la voce maschile barone Mark Kell. Realizza anche audioletture su commissione per scrittori emergenti italiani. Giulia e Barone sono una coppia anche nella vita reale. Senza di lui la maggior parte del lavoro non era possibile. Ci siamo conosciuti attraverso la grande passione per il doppiaggio e per le letture. Giulia stava cercando una voce maschile per il suo progetto e una volta sentita la voce di Barone, ha scoperto che vivevano nella stessa regione. Hanno doppiato entrambi qualche film importante e qualche film per la TV. Hanno partecipato a vari famosi programmi televisivi italiani. Giulia è un'artista Spotify. Realizza con la sua voce cover recitate in italiano. Trovate anche questi video nel suo canale YouTube. Lei è una scrittrice. I suoi libri, per il momento, sono destinati ad un pubblico di bambini con protagonista il suo cane, Pongo. Ha scritto anche una biografia e per il futuro si sta organizzando per la stesura di romanzi per adulti. Giulia ha recitato in teatro e in vari spettacoli e fiere per alcuni anni. È fantastica e le piace stuzzicare con la sua voce. Io, insieme a voi, ho una lunga strada da percorrere. E mentre percorriamo insieme questa strada, altre persone si uniranno.